Sono arrivato in questa azienda nel 93, ero un ragazzo di capelli lunghi e con tante idee. Ho lavorato proprio partendo dalla produzione, ho fatto un po' tutti i miei sviluppi, ho cominciato a conoscere questa bellissima famiglia, poi mi sono preso un periodo sabbatico per fare un'altra esperienza, ma poi il primo amore non si scorda mai. Ho sempre detto da piccolo, il lavoro è una cosa che ti impegna talmente tanto che la vita è il lavoro, quindi tu devi trovare un qualcosa che ti faccia passare bene la tua vita. E onestamente mi ritengo fortunato perché ci sono riuscito, quindi per me il lavoro è comunque anche eccitazione, è divertimento, è come dire, svegliarsi alla mattina e sorridere, ecco. La Stone Island è una cosa indescrivibile. Uno che non ci abbia mai lavorato non potrà mai capire, perché sono troppe cose messe tutte insieme che hanno un valore che bisogna provarle. Nel primo mese di lavoro qua dentro mi sembrava di essere stato buttato in una lavatrice, se vuole che le dica la sacrosanta verità, e mi sembrava in una confusione, e poi ho capito il perché di questa confusione e ho cominciato a mettere in ordine le cose, ma veramente l'inizio è stato difficile. Poi l'esperienza di prima, abbinata a questo nuovo modo di interpretare l'abbigliamento, ha fatto sì che me ne sono innamorato e sono qua da 24 anni. La cosa bella di questa azienda è che comunque ha stimoli in continuazione, perché noi non so perché, però da un errore qua nasce sempre qualcosa di positivo ed è secondo me la carta vincente di questa famiglia, perché poi alla fine è una famiglia. Sono gli anni 70 e un graphic designer di Bologna ha l'idea che rivoluziona il mondo dell'abbigliamento maschile. Lavorava in pubblicità e non aveva nessuna preparazione tecnica nel settore della moda. Aveva però molte idee su come creare i vestiti. Così decide di fondare il suo primo laboratorio qui, vicino a casa. Il suo nome è Massimo Osti. Massimo faceva 2 collezioni, CP Company, che era il professionista che durante la settimana si doveva vestire in maniera elegante senza essere Corneliani o Facis, ma al tempo stesso diceva, quando nel fine settimana lui deve togliersi questi indumenti da lavoro, deve sentirsi libero. Materiali particolari, legati molto al tempo libero, volumi completamente nuovi dove avevi i movimenti che erano tipici dell'abbigliamento tecnico. Massimo ovviamente non era uno stilista, era un designer, era un qualcosa che andava oltre a quelli concetti degli stilisti di quegli anni. In un'intervista nel 91 disse una cosa molto interessante che mi è sempre rimasta un po' nella mente. Dice, la creatività e la capacità, diciamo, innovativa dei tecnici molte volte è anche più importante di quella degli stilisti. Io credo che siano tutti e 2 importanti, però un bravo stilista, se non ha dei bravi tecnici che riescono a essere creativi, a essere innovativi, a cercare di trovare le soluzioni. Lui diceva cose nuove, mi faceva fare dei campioni con dei prodotti che non avrei mai pensato, perché erano dei tessuti che non conoscevamo noi. Ma poi ho visto che stava ponendo le basi dello sportwear in Italia. Il marchio Stone Island è iniziato con un materiale unico da me fornito, su un'idea di Massimo Osti, con un materiale realizzato per delle tende. Quindi lui fece una prova, una sperimentazione con dei lavaggi e degli effetti invecchiati e per 4 stagioni utilizzarono solo esclusivamente il materiale che avevo prodotto.
Un capo che esce da questa azienda si vede nelle imperfezioni, si vede in queste zip che sono un po' ondulate, si vede perché è un capo che sembra che sia sempre appartenuto. La nobiltà inglese utilizzava i maggiordomi per utilizzare i propri abiti, no? In modo tale che gli togliessero questa ruvidità, e dicono che, almeno i grandi testi dicono che Massimo utilizzò anche questo metodo per cercare, diciamo, di togliere questa rigidità. Io penso che molti consumatori non si pongano tanto la domanda se un capo d'abbigliamento è stato tinto in pezzo, in filo, in capo. Semplicemente ne coglie l'essenza, ne coglie l'immagine. Nel DNA di Stone Island c'è il tinto in capo. Tanti secoli fa si tingeva il fiocco, il filo, poi si tingevano i tessuti. Nel dopoguerra in poi è nata la tintura in capo. La tintura in capo serviva per recuperare capi usati. Però nessuno ha veramente idea dei giri che può fare un giubbotto. E non è facile da spiegare, se uno non vede, non crede, perché dice, oh sì, vabbè, l'hai tinto blu. Sì, ma per arrivare al blu, e poi che blu vuoi? Perché non è che abbiamo, siamo sempre sul filo di lana, con un tono, con l'altro, e non è una cosa matematica tingere, abbiamo a che fare con dell'acqua. Credo che sia un elemento più mobile che c'è, quindi andare a fare delle alchimie, mettendoci i tessuti, mettendoci gli accessori, perché non è che tingi un fazzoletto, tingi una cosa ben più complessa, quindi credo che sia un insieme di componenti, un insieme di cose molto tecniche e molto professionali che messe insieme fanno sì che il nostro prodotto abbia delle caratteristiche molto diverse da tutte quelle che vediamo in giro. Noi prendiamo questo capo che è bianco all'occhio di tutti e nella nostra magica tintoria ne esce colorato secondo le richieste che ci verranno fatte. Anche perché il risultato finale, oltre che di look, è anche di valore merceologico, perché chi compra il capo che è stato tinto in capo avrà un capo duraturo poi, che non si deforma. La nostra è una performance visuale fondamentalmente. Quindi i nostri capi non sono fatti per andare in bicicletta, in moto, correre sulle piste da sci. In realtà l'obiettivo di Stone Island è stato quello di condividere le emozioni
di chi lo crea, quindi trasportare tutta una serie di curiosità, di voglia al consumatore finale, del motivo per cui spalmare i capi, tingerli, trattarli, andare a indagare delle tecniche di filature diverse, di macchine incrociate, ovviamente sempre con una grande attenzione a come il design è parte principale in questo, diventa un sistema che si autoalimenta, quindi è normale la curiosità di dire oh, ho visto quella cosa, ho visto quella macchina, ho visto quella tecnologia, vediamo come può entrare nel meccanismo, vediamo cosa si può fare. E questo io credo che in qualche maniera, se uno va a vedere un po' i vari progetti che sono stati fatti, si riconosca sempre. Poi delle volte possono anche fallire, ma in realtà il fallimento fa sempre parte del tuo processo di crescita. Nel caso di Stone Island, secondo me si è assistito ad un sconfinamento dello stilista nell'ambito tessuto, nel senso che lo stilista con i produttori di tessuto è andato un po' a sconvolgere quelli che erano i crismi canonici di produzione, anche proprio entrando nel ciclo produttivo e facendolo cambiare in funzione di quello che voleva ottenere poi sul capo finito. Quindi c'era una visione molto più profonda di tutto il pacchetto. Per avere il capo come lo voglio io, devo avere anche il materiale fatto in un certo modo. Ma non mi accontento di quello che mi dici, mi proponi, vengo a vedere e ti chiedo di fare delle modifiche. Gli stilisti sono sempre delle persone estremamente interessanti e dalle quali c'è sempre da imparare, sempre. Sempre, nonostante siano 20 anni, però lo stilista cambia, magari va e torna e ha una mentalità diversa. Il pregio più grande del mio lavoro è lavorare con gli stilisti. Pregi e difetti, perché ci sono anche poi degli stilisti che delle volte si incaponiscono e c'è niente da fare, però sono persone che danno tanto. Stone Island ti permette di fare alcune cose che altri marchi non ti permettono di fare, ti permette di utilizzare materiali che arrivano da processi industriali differenti, possono arrivare dall'agroalimentare, possono arrivare abbiamo utilizzato materiali che servivano per essere ricoperti dalle autostrade, abbiamo usato dei materiali che venivano utilizzati per proteggere dalla grandine. Quindi questo perché? Perché il marchio è un marchio credibile. Il marchio è un marchio credibile perché è stato fatto da un designer che ha fatto un must, quello che è cercare di stupire. Cercare di stupire delle volte non solo per far vedere, ma di stupire anche nella funzionalità.
tutti i giorni potrebbe essere un momento che uno pensa e dice: ma se usassi quel tipo di materiale, poi faccio questo tipo di trattamento, probabilmente arrivo a quel risultato che nella filosofia del marchio ci potrebbe anche stare. Qualche volta va bene, qualche volta va meno bene, magari va bene ma non è adatto a questo periodo, per cui viene archiviato e magari fra un anno e mezzo, 2, fa un giro in archivio e lo tira fuori e dice: ok, questa è una cosa che avevamo progettato, l'abbiamo tenuta lì e adesso magari torna utile. I capi realizzati a Ravarino iniziano ad influenzare le tendenze della moda. Questo suscita l'interesse di un giovane imprenditore di Torino, con una visione sul futuro del settore. Vede la possibilità di realizzarla proprio qui. Si fida della sua intuizione e investe nell'azienda. Comprende fin da subito che la vera forza dell'azienda sono le persone che dedicano la loro vita, le loro energie e la loro passione al progetto. Sa che devono essere protette e sostenute. Il dottor Rivetti credo che sia veramente una persona speciale, perché riesce sempre a trasmettere a tutti noi collaboratori, questa voglia di andare alla ricerca del qualcosa che non c'è e ci stimola in continuazione, quindi è veramente colui che è l'anima del marchio proprio. Noi che lavoriamo in un contesto del genere, soprattutto per chi è nell'area dello sviluppo, si è sempre sentito protetto, perché io ricordo sempre che mi batteva su una spalla e diceva: Andrea, continuate a guardare avanti, non preoccupatevi, andate avanti, e questo ti dà una grande serenità nel momento in cui tu fai le cose assieme ai tuoi colleghi, perché tu sai che in qualche maniera hai tutta l'approvazione, hai tutto l'appoggio nel continuare questo tipo di mentalità, no? E io credo che alla fine poi la comunità di Stone Island in qualche maniera questo gliel'abbia riconosciuto. Quando Massimo lascia l'azienda per seguire altri progetti, Carlo deve cercare un nuovo designer. Trova Paul Harvey, un creativo inglese che si stava già affermando, rivoluzionando il mondo del design tessile. È stato fatto Tinto Capo, è stato fatto Lace Jack, è stata fatta tutta una serie di prodotti sicuramente innovativi. Con Paul c'è stata una grande spinta che ha portato in avanti l'azienda, ha dato la possibilità all'azienda di esplorare territori nuovi. Prima il materiale era solo patrimonio dello studio Osti, con Paul il materiale era diventato patrimonio dell'azienda. Io lo descriverei sempre come un sarto di Savile napoletano con dei giubbini di plastica, perché la cura, l'attenzione maniacale dei dettagli io la riconosco solamente su un sarto che quando fa il vestito per lo sposo, quindi per la giornata, cioè è assolutamente attento a qualsiasi, e questo lo vedi sui capi. Ti diceva che composizione doveva avere il tessuto che lui voleva, arrivare al capo tinto sull'appendino, cioè un altro mondo. Tutti dicevano: che fine sarà quel marchio col Massimo che non c'è più? Paul ha vinto la battaglia, decisamente, perché ha accettato la sfida e l'ha vinta. È riuscito a partire da dove Massimo era rimasto. La cosa interessante di Paul è che credo sia l'unico stilista che non è mai entrato in archivio. Sembrava sapesse già dove doveva andare. C'è
sono dei materiali che sono stati più delle testardaggini, il caso del Kevlar, che fu uno dei primi materiali che usò Paul, però dovevamo in qualche modo utilizzarlo, quindi rigido, quindi ingiallisce col tempo, quindi non si tinge. A cucire ci vogliono degli aghi particolari, delle macchine particolari, dei laboratori particolari, però anche il dottor Carlo, appena uno buttava una cosa impossibile, si bravano gli occhi, quindi bisogna fare e lo facemmo. Fare lo sviluppo del prodotto significa da una parte essere un po' in mezzo a una pletora di persone che comunque a loro maniera sono tutte dei creativi, a partire proprio dai creativi veri che di missione hanno quello, però dall'altra parte hai colleghi che sono creativi anche loro perché in qualche maniera si appassionano, ai partner che sono i nostri fornitori, che io chiamo sempre la filiera del valore, che fanno parte di questo processo di, come dire, provare, esplorare, ingaggiarsi, sbagliare, ripartire, oppure tenere una cosa per il futuro perché magari in quel momento lì non è giusto che venga messa. È un rapporto molto diverso, molto profondo. Siamo nati insieme. C'è un senso di appartenenza al marchio anche di noi che lavoriamo in un'altra azienda, ma lavoriamo per e insieme a Stone Island. Quindi penso che sia un rapporto molto, molto particolare. Loro sono una delle poche aziende che sono interessati a come vengono fatte le cose, non solo al risultato finale. E questo è un cambiamento che loro hanno fatto negli ultimi anni molto importante. Le relazioni contano più di ogni altra cosa, molto probabilmente. E probabilmente in quello che noi facciamo, in quello che Stone Island fa, si sente la relazione nel prodotto che alla fine viene messo sul mercato, perché da soli non si va da nessuna parte, insieme forse qualcosina si riesce a fare. I nostri fornitori sono le nostre palafitte. Noi stiamo in piedi perché ci sono loro. Noi dobbiamo cercare di coinvolgerli, di tenerceli stretti, di investire con loro e loro sentirsi parte integrante dell'azienda. L'approccio che abbiamo con i fornitori non è il mordi e fuggi, ma cercare di creare un rapporto bionivoco. E il dottor Carlo questo ha sempre cercato di sposare questa causa, anzi, se i fornitori non hanno i soldi per investire, ci siamo noi come azienda che li sosteniamo per fare ricerca. E appena io ho iniziato con la mia azienda, non avevo grandi possibilità finanziarie. E quando sono stato contattato per iniziare una produzione, quindi un fatturato, con loro, io ho detto, ma guarda che io non ce li ho i soldi per comprare materia prima per fare questo prodotto. E mi è stato detto, quanto hai bisogno? Tieni, perché tu meriti fiducia. E io questo non me lo dimenticherò mai. Il modo di approccio nei confronti dei fornitori è sempre stato il medesimo. Cercare di coinvolgere sempre di più le persone e fargli capire che quello che loro producono è un qualcosa di emozionante, che devono sentirsi parte attiva, parte integrante di quello che stanno facendo.
La differenza tra la maglia e un qualsiasi altro tipo di tessuto in realtà è abissale, nel senso che noi partiamo da un filo e da questo filo devo riuscire a immaginarmi quello che sarà la maglia composta, perché spesso bisogna anche rendersi conto che appunto da un disegno che quindi è su una superficie piatta in realtà bisogna avere l'aspetto di quello che è un capo tridimensionale. Con lo stilista con cui collaboro pianifichiamo quella che è il filato, l'aspetto estetico della maglia, il volume della maglia. A volte il filo è già stato stabilito da loro, oppure altre volte diciamo sono abbastanza libera di dare delle interpretazioni. Questa cosa è anche la cosa che devo dire mi piace di più, quando c'è la possibilità appunto di esprimersi e attraverso magari una semplice immagine che loro portano di andare a ricercare quello che può essere il filo corretto. Se arrivi che hai un qualcosa che secondo te funziona, nessuno ti proibisce di farlo. Rimettiamo quello che ci viene in mente, che potrebbe avere un successo, non neanche tanto un successo commerciale, un successo per il marchio. Il fatto che sia commercialmente valido non è così importante, l'importante è che sia nuovo. Okay? Quello che, tra virgolette, il presidente ci ha sempre detto, la domanda che ci fa spesso dice: ma c'è qualcuno che lo fa già? In commercio non ce n'è di uguale. Forse non ce n'è di uguale perché farla con il sapore che riusciamo a realizzarla noi non è così semplice, anzi è abbastanza complesso. Che a noi ci esce normale questa cosa, ma uno che lo deve, tra virgolette, copiare ha delle difficoltà. La prima volta che l'abbiamo realizzata, nel momento in cui ci siamo trovati con i miei colleghi a compilare un listino, perché poi questa maglia doveva essere venduta, la cifra che ne uscì allora era talmente alta che, adesso non mi ricordo, Polato disse: questa è una maglia che può comprare solo il presidente, e da lì è nato il capo del presidente. Mi ricordo si fece questa maglia bellissima, che non era una maglia, era un capospalla, era un giubbotto in maglia con un interno staccabile, che tutti l'hanno visto, sono rimasti là, l'hanno guardato, tutti bello. Però naturalmente quando si parla con il commerciale, quando si parla con gli agenti, la prima roba quanto costa? Perché questo diciamo è un po'. E diciamo il prezzo, che diciamo tendenzialmente si evitava, perché il prezzo giustamente. E Carlo disse: fermi tutti, è costoso o è caro? Perché caro vuol dire che c'è già qualcosa sul mercato che costa meno. È costoso, vuol dire che è una cosa di valore. Questo oggetto, se mi trovate qualcuno che lo fa uguale, allora è caro. Se no. Non si può andare col cronometro a vedere in quanto tempo una persona realizza il suo manufatto. Non è una questione di tempo, è una questione proprio
di quello che esce, di output, di prodotto finale. La tensione è questa, c'è sempre paura di sbagliare, c'è sempre paura di realizzare un prodotto che non va bene, c'è sempre paura che quello che esce, visto che è il capo primo, per noi almeno per il nostro tipo di lavoro, non rispecchi le aspettative, no? Questa è la responsabilità maggiore. Avere la sensibilità sulle mani, capire quello che stai facendo, capire che quel capo è un qualcosa che ti deve emozionare, indipendentemente da tutti i problemi che celati dietro. Le ragazze che cuciono a macchina si vergognano di cucire a macchina. Se io prendo una ragazza che fa happy hour stasera alle 5 e dice che lavora nel laboratorio all'interno dell'azienda e cuce a macchina, le sue colleghe le guardano come dire, boh. Se dico invece lavoro in un atelier e con le mie mani un disegno lo trasformo in un qualcosa di reale, capite quanta importanza ha la ragazza che cuce? E finché cuciono possono vedere determinate problematiche da sollevare a chi ha fatto la parte progettuale su come intervenire per migliorare. Quindi c'è tutto un lavoro nuovo di rivedere la cultura del lavoro diversa rispetto a quello di 40 anni fa. 40 anni fa c'era questa cultura. Poi dopo è stata esportata e adesso bisogna rinfrescarla. Prendiamo queste ragazze che hanno o zero curriculum o comunque un excursus veramente scarso e le formiamo internamente. Diamo loro tutte le informazioni, diamo anche loro il tempo per formarsi. Devo ringraziare sempre quelle altre figure che stanno andando in pensione o che sono già andate, ma quasi per farci un favore rientrano in azienda per 6 mesi, 1 anno, 2 anni e proprio per creare questa specie di scuola, anche se proprio una vera scuola non è, per tutte queste persone che stanno prendendo il loro posto. Quando trovi la persona giusta che dà soddisfazione è un piacere. È un piacere. Io dico sempre, quando guardiamo i materiali utilizziamo tutti i 5 sensi, faccio un esempio, li si toccano, si annusano, si suonano, non dico li mangi ma quasi, quindi ci deve essere un'esperienza in questo. Io credo che questo qui non può esserci un sistema digitale che può sostituire l'uomo in questo, e questa è, assieme comunque a tutte le tecnologie che ci vengono incontro, che sicuramente ci consentono di fare anche delle cose con più rapidità, credo sia una componente fondamentale. Io non credo che i clienti conoscano veramente quello che succede dietro a un capo nostro, ma proprio perché nel nostro piccolo noi abbiamo una complessità di operazioni che io non credo che nelle altre aziende ci sia.
ci vogliono tante persone capaci, ci vuole un'organizzazione come la nostra. I processi e procedure operative sono complesse da noi, non complicate, complesse. E per cui ci vogliono delle persone che abbiano un know-how molto spinto, che conoscono a menadito le procedure, i processi, altrimenti non funziona. Ma visto che è complessa sta cosa dei processi e delle procedure, bisogna che le persone riescano a collaborare insieme, riescano a vivere insieme, riescano a trasmettere tutta una serie di informazioni insieme. Ecco che il rapporto umano di cui parlavamo prima è fondamentale. Quando si finisce la stagione, spesso e volentieri si fa poi una pizza, perché comunque, voglio dire, buona l'è, cioè l'abbiamo finita, anche questa è andata, oh ragazzi, stasera si va a mangiare tutti la pizza, stacchiamo completamente per poi ricominciare il giorno dopo, perché non è che abbiamo poi tanto tempo per stare sugli allori. Io vedo qui la soddisfazione nel vedere in vetrina, nel vedere il mondo che ci appressa, quello sì, ma la soddisfazione a fine di una stagione di dire pensavo di non farcela mica stavolta, cioè, eppure ti giri indietro e dici no, ce l'abbiamo fatta. Io mi ricordo per esempio un tessuto di lino cotone mercerizzato in capo, quindi prima facevi il tuo bel capo e poi si andava a mercerizzare, e che aveva dei cali stratosferici, no? Quindi si produceva un capo bianco che era gigantesco e poi in macchina doveva venire secondo le misure che erano previste, ma non sempre succedeva questo, no? Quindi stavi davanti all'oblò della macchina che stava facendo il trattamento e un po' ti ipnotizzavi davanti all'oblò perché avevi la speranza che venisse fuori il capo fatto bene e aspettavi l'asciugatura per poi vedere se era venuto qualcosa di amorfo, quindi magari fatto proprio, oppure il capo con le misure secondo il nostro standard.
So che è una cosa abbastanza bizzarra perché praticamente la cartella colori è un cartone dove vengono apposti col tessuto in essere e nel colore corretto tutti i colori che possono essere venduti per quel capo, di modo che un cliente quando guarda la cartella colori ha il capo di riferimento e tutta la coloritura con anche di che colore viene il collo, di che colore viene la tasca, ed è uno strumento molto utile per l'acquisto. È che viene fatta tutta a mano, cioè quindi è una cosa piuttosto impegnativa, ecco, sì. Ci danno veramente carta bianca nel lavorare e fa sì che, se sei un po' intelligente, come devo dire, ti fai carico veramente di robe che diventano tue e diventando tue diventa una sfida tua, diventa orgoglio personale riuscire a portare a termine la tua giornata. Annessi e connessi, onori e oneri, sappiamo benissimo, non è una cosa semplice, però io credo che nella nostra azienda sia un punto di forza. Siamo una grande famiglia, poi si sa che parenti serpenti, cioè non è che poi siamo sempre tutti finisce a tarallucci e vino, perché a volte ci si scontra anche abbastanza così, non dico con cattiveria perché è la parola sbagliata, però ci arriviamo ben di petto su certe cose. Però vedo che alla fine comunque arriviamo sempre a risolvere il nostro problema, con educazione sempre, con rispetto sempre, perché quello deve essere. Serie 100 è stato un progetto bellissimo. Era il punto di vista di Stone Island sul mondo della donna. Però diciamo la cosa interessante era la progettualità. Era una progettualità legata all'utilizzo di un monofilamento per cercare di mettere a nudo tutte quelle trasparenze, quella femminilità tipica dell'abbigliamento femminile. Serie 100 è stata una cosa bellissima, pazzesca, perché ci ha messo alla prova ancora di più di quello che noi pensavamo di riuscire a fare, partendo dai materiali, dai filati, dalle tinture, dalle lavorazioni, da tutto. E per me è stata una soddisfazione enorme, perché mai avrei pensato che si potesse realizzare di queste cose. Perché bisognava guardare i fili, agli aghi, perché bucavi il tessuto, sperimentazioni su sperimentazioni, ma una cosa meravigliosa. Avevamo cominciato a cucirli, però cucendoli col filo normale, e si vedevano tutte le cuciture sul tessuto trasparente e non mi piacevano per niente. Forse a un altro potevano anche andare bene, ma se a me non piaceva ci stavo dietro fino a che non riuscivo a farlo, che per me fosse giusto. Il giorno dopo sono andato in un negozio di caccia e pesca e mi sono fatta dare della bava da pescatore. Abbiamo fatto le spole nelle macchine, abbiamo provato a cucirci, l'abbiamo fatta. Cioè praticamente c'erano i capi che non si vedeva le cuciture, insomma questo era l'approccio che avevo con le cose. E pur essendo in realtà un marchio Stone Island, che è un marchio molto italiano ed è comunque in provincia, è sempre stato un marchio fortemente influenzato dall'aspetto di provincia, quindi dall'orgoglio della provincia, quasi di identificarsi, ma al tempo stesso da una comunità internazionale, perché il marchio ha sempre venduto molto bene all'estero. E creando questa comunità che parte dal consumatore e al contrario arriva fino in azienda, è sempre stato un marchio che è riuscito anche, pur essendo un marchio di provincia, marchio italiano, è sempre riuscito a comunicare anche con questo mondo. Perché? Perché il consumatore si è sentito parte della comunità di Stone Island. Capita molto spesso che noi riceviamo email da l'inglese che ha ricevuto il giubbino dal padre, vuole sapere l'anno, vuole sapere la storia dietro, e noi lo facciamo veramente sentire parte della comunità, perché veniamo in archivio,
cerchiamo il capo, glielo fotografiamo, quindi è come dire guarda tu sei lontanissimo da noi ma in realtà noi ti tocchiamo con una mano, capito? Quindi c'è sempre stato questo e questo onestamente devo dire che Carlo è sempre stata una cosa che ha sempre comunicato, quindi è impossibile per noi non avere questo tipo di atteggiamento, non lo so, è così. Per una ragazza come me, appena sposata, riuscire ad essere assunta alla Sportswear Company è stata la manna dal cielo. Quindi ovviamente per me dire io nasco come ragioniera, ma faccio tutto quello che volete qua dentro, non ho minimamente la pretesa di andare in ufficio, se c'è da pulire il cortile faccio anche quello. A fronte della nostra cultura, attenzione, cioè mio papà mi ha insegnato questo, quindi il lavoro è comunque una cosa che ci nobilita, quindi indipendentemente da quello che uno fa, l'importante è farlo bene, farlo con correttezza, educazione e professionalità. Magari qui fai, non so, 5-10 km e vedi solo pere, mais e barbabietole, poi a un certo punto vedi questa scritta Stone Island anziché Lamborghini auto. Per me la provincia è fantastica, è qualcosa di eccezionale e ci sono cose eccezionali e persone eccezionali. In una zona nella quale non si riesce a capire, noi qui è la Motor Valley, quindi non si riesce a capire perché queste cose accadono qui, però è come la Silicon Valley. Perché succedeva lì? Perché probabilmente c'erano tutta una serie di situazioni ambientali ma umane che facevano sì che le cose accadevano. Io credo che sia successa la stessa cosa qui tanti anni fa, quindi parliamo degli anni 70. E poi credo che si sia stabilita una filosofia che per appartenere a questo gruppo bisogna avere determinate caratteristiche, quindi intanto di essere persone appassionate per quello che si fa e soprattutto mettere il proprio ego un po' in secondo piano rispetto a quello che può essere un divertimento collettivo. Il modo di lavorare degli emiliani effettivamente è unico. È unico perché mettono sempre la sperimentazione al primo posto, cioè se è una cosa ripetitiva non gli piace più. Ed è la caratteristica fondamentale di questa azienda, quella di sperimentare, quella di provare, di non seguire il mainstream, no? La cosa più semplice da fare, no? È ovvio che non sempre viene bene. Non sempre i risultati si ottengono precisi come si vorrebbe, però altrimenti se non provi non riesci. Appartenere a un'eccellenza ha stretto moltissimo le persone. È un'elite di brand legato alla Motor Valley, ma anche qui è un'elite, è un brand elitario fondamentalmente che non ti porta a non sentirti superiore, ma a stringerti per portarlo, per tenerlo a quel livello. Qualcuno un giorno ha anche detto in un'intervista di diversi anni fa, anche i sassi qui respirano l'aria del prodotto, cioè non è un prodotto che si può smuovere da questa terra. Non abbiamo capito dove eravamo, cosa facevamo, perché era successo tutto, eravamo un po' increduli. Ma la prima cosa che abbiamo pensato è al lavoro, perché nonostante ci siano state queste scosse tremende per 6 mesi, una cosa veramente
difficile da affrontare, abbiamo iniziato a pensare: se perdiamo il lavoro non c'è più futuro. Siamo stati a casa una mezza giornata da lavorare, il giorno dopo eravamo già qua, con la paura dentro, però con la forza di tutti di andare avanti, e siamo ancora qua. Quando Carlo ha deciso, fa sempre il solito esempio, dalla quarta stazione del Monte Bianco alla terza, quindi di rendere più disponibile il marchio aprendo un po' a un prodotto che fosse anche un po' più da tutti i giorni, e ha deciso di in qualche maniera creare un gruppo che fosse multiculturale, e di nuovo ha aperto un'altra era. Il fatto di avere una necessità di crescita legata alla crescita vera e propria aziendale ha portato ad inserire persone nuove. Quello che mi sta piacendo di più in questo momento è intanto la curiosità di queste persone, e non è scontata. Vuol dire che il prodotto, o comunque il lavoro in cui si stanno immergendo, gli piace. Molto spesso si sente parlare di ragazzi che non hanno voglia di lavorare, non la vedo proprio così, o almeno noi siamo fortunati, abbiamo fatto una buona selezione, ma comunque penso sia anche legato un po' all'azienda che dà la possibilità di svilupparsi sotto questo punto di vista. Vedo gente curiosa, vedo gente che spinge, vedo gente che ha soprattutto punti di vista magari diversi dai miei per arrivare allo stesso obiettivo, e questo è tanta roba, detta come l'ho detta. La sfida più grande che l'azienda abbia fatto non è tanto un progetto, perché posso dire forse più facilmente i fallimenti che abbiamo avuto, ma la più grande sfida è stata quella nel diventare un'azienda molto più grande, non perdere la propria filosofia, mentalità e la propria passione, quindi non perdere la maniera con cui faceva le cose. E io credo che questa sia stata la più grande sfida, diventare da un'azienda di medio-piccole dimensioni, un'azienda di così grandi dimensioni, quindi comunque che parla un'audience completamente diversa, con dei clienti completamente diversi, ma in questo non perdere se stessa, io credo che sia la vera vittoria più grande che in qualche maniera si poteva raggiungere. Trovarsi con dei giovani che arrivano non solo perché è il momento caldo, che è cool, ma perché intravedono anche qualcos'altro, quello fa piacere, quello fa molto piacere. E questo ha portato anche a fare dei cambiamenti. Cambiare per evolvere, non cambiare per snaturare, quello sicuramente. Cioè, alcuni paletti sono piantati fissi sul DNA del brand e toccarli sarebbe, a mio avviso, rischiare di rompere un po' il giocattolo. C'è stato uno sviluppo del prodotto, però sempre mantenendo la storicità. La storicità era quella di un tipo di prodotto votato alla qualità non solo di look, ma anche merceologica. Per cui per un tipo di consumatore che non solo vuole vestire look, ma vuole vestire prodotto. Noi abbiamo sempre pensato in questa maniera. Non bisogna essere avidi, bisogna fare un prodotto, il miglior prodotto al miglior prezzo, che non significa il prezzo più basso, ma non significa neanche il prezzo più alto. E questo io credo che ci abbia sempre fatto collocare in un'arena competitiva nella quale poche aziende avevano interesse nell'entrare a fare prodotti che richiedono prima una cultura, delle attrezzature di un certo tipo, una filiera del valore di un certo tipo, con dei rischi intrinseci di un certo tipo. Io dico sempre, ma compriamoci un giubbino blu
Se dobbiamo coprirci, che va ben per tutti, blu o bianco, a seconda nel paese, se siamo in un paese in cui fa troppo caldo lo prendiamo bianco, ma è finita. Fare questa cosa qui diventerebbe semplicemente una copia. Per quale motivo? C'è già. I nostri sono capi vivi, cioè vivono con te, quando lo compri è in un modo, dopo 2 anni è ancora più bello, cioè migliorano invece che peggiorare. E questo è una cosa che ho riscontrato in clienti, amici, che compravano anche Stone prima che io venissi a lavorare qua, per dire, però lo dicono, cioè, più diventa vecchio più diventa bello, poi non lo so. Volevo raccontarvi questa storia di questa giacca solo perché è dal 2003 che la porto e mi sembra che sia stata fatta ieri, no? Un anno fa il responsabile dello stile me lo vede addosso e dice: me lo puoi prestare? Ho detto, ma perché ha delle caratteristiche che voglio riprendere. Vabbè, gliel'ho dato a malincuore perché già ci volevo bene a questo capo, beh, tanto non ritorna più. E invece un mese fa mi è ritornato con i ringraziamenti anche. È un capo che dal 2003 mi accompagna, è sempre lì, non si rompe, non si rovina, e è bello come il sole. Una volta lo porto così, un'altra volta lo porto così perché tanto è un capo reversibile. E 18 anni che porto questo capo con orgoglio. Queste persone che hanno, tra virgolette, scoperto il marchio ultimamente, se potessimo fargli vedere qualche giubbotto che troviamo qui nell'archivio di 20 anni fa, loro rimarrebbero così, a bocca aperta, ma è di 20 anni fa. Perché noi siamo sempre rimasti quelli, noi nella nostra modo di pensare e di vestire, siamo sempre rimasti quelli. Io ho dei colleghi, un collega soprattutto che ha un'ammirazione spassionata per tutti gli stilisti che si sono succeduti, tutti, anche pochi, voglio dire, stilisti che si sono succeduti nel corso degli anni, e quando viene qui è preso una sorta di sindrome di Stendhal, no? Va in confusione e comincia a guardare i capi storici, i primi capi che ci sono ancora qui dietro, delle prime collezioni, insomma perde di vista l'obiettivo per cui era venuto in archivio. A me capita che delle volte, proprio come quando vai in biblioteca, magari sto cercando un capo perché l'ufficio stile me lo chiede e mi perdo. Quindi come succede in biblioteca o in libreria, che sei lì, cerchi un libro sulla natura e poi cominci a guardare qualsiasi altra cosa, non ti rendi conto che sono già passate 2 ore, ma per me è la stessa cosa. E ti stupisce sempre, perché non riesci mai a memorizzarlo tutto. Se uno arriva con l'ambizione di provare a fare un qualcosa di più bello, sbaglia. Perché questo ti sovrasta, è come voler dominare una montagna, non ci riesci. Tu devi accompagnarti se ci vuoi arrivare in cima, se no lei ti caccia giù. L'archivio è un po' così, quindi va umilmente ascoltato e guardato, non so come dire, è un rapporto. Comunque una testimonianza storica di quello che in qualche maniera il marchio ha fatto, e questa rimane indelebile. Poi, come si dice, c'hai anche la possibilità veramente di toccare i capi, vedere, e di nuovo c'è sempre una forma comunicativa, no? Perché è sempre bello vedere o cercare di capire il perché in quel momento quel capo è stato fatto in quella maniera. Magari una soluzione usata all'inizio degli anni '80 che è piaciuta a qualche altro stilista e in maniera diversa, con dei materiali diversi, con delle soluzioni diverse, è stata riproposta magari 20 anni dopo. E fa piacere, insomma, vedere questa continuazione, no? Questo fil rouge che si porta avanti da quasi 40 anni. Rimanere dentro l'archivio storico, aprire le tende che chiudono questi capi al buio, è veramente emozionante.
oltre alla considerazione che sono vecchia, perché io li ho visti praticamente tutti e questa è un'altra emozione, perché insomma è storia anche mia. Mi ci ritrovo in tante cose che vedo, che adesso quando vedo intorno a me tutti questi capi, che li conosco tutti uno a uno, cioè mi commuovo. Quello che stiamo facendo è cercare di far coesistere i 3 macro pillar della sostenibilità: ambientale, sociale e le nostre persone, la parte finanziaria. E la nostra missione è appunto quella di far incastrare tutte queste 3 tematiche, di cercare di sviluppare qualcosa che tenga intatto il DNA di Stone Island, mantenga quella che è la nostra identità, che è sempre stata quella, ma allo stesso tempo ci permetta di farlo nel rispetto delle nostre persone, delle persone che a qualsiasi titolo sono coinvolte nella nostra produzione e di tutto l'ambiente esterno. Tutti i concetti, diciamo, che noi stiamo cercando di sviluppare non li abbiamo mai portati in azienda in maniera dogmatica. Quello che abbiamo cercato di far passare ai nostri colleghi e che i nostri colleghi ovviamente hanno capito, perché anche questo è nel DNA di Stone Island, è che sostenibilità è un altro modo per fare innovazione. Quindi non è un freno, non è un limite, anzi è un'ennesima possibilità infinita che possiamo esplorare, che possiamo adattare ai nostri capi e possiamo fare tutto quello che abbiamo fatto, anche di più, tenendo a mente le logiche della sostenibilità. Un'azienda sostenibile deve essere necessariamente un'azienda di profitto, ma per essere sostenibile un'azienda con queste caratteristiche deve supportare i propri partners assolutamente. Noi abbiamo cercato di addirittura accompagnarli quasi alla pensione. Perché? Perché questi partner, questa filiera del valore portava cultura, quindi tutto quello che per noi andava a minare la possibilità di far mantenere questa cultura ancora viva andava assolutamente difeso. E il fatto che noi abbiamo relazioni da più di 30 anni ne è una dimostrazione. E quindi ben venga il cercare di essere meno impattanti, cercare di fare dei capi che abbiano una durata superiore, una filiera trasparente che sia rispettosa di tutto e di tutti e della dignità del lavoro, questo è fondamentale, ma al tempo stesso anche a salvare distretti, salvare delle realtà che in qualche maniera altrimenti spariscono. E come sappiamo la cultura non è che da domani semplicemente con del denaro si può ripristinare, solitamente ci vogliono centinaia d'anni per creare in qualche maniera una cultura, perché un distretto si forma perché nasce da una forma di sussistenza, quindi perché ci sono certe aree che hanno delle specialità rispetto alle altre, perché è come un germoglio di una pianta che poi diventa un albero e di conseguenza diventa una parte importante di quell'area e coinvolge le famiglie, le persone, cioè è un po' così. Io credo che noi in qualche maniera abbiamo sempre cercato nel tempo di difenderlo, questo consapevoli poi che anche la capacità del fare, soprattutto manifatturiera, questa è inutile negarlo, si è spostata in realtà nella quale questa era più conveniente, ma di nuovo sempre nella massima dignità di quell'area, quindi a supporto di quelle popolazioni, a supporto di quelle aziende che in qualche maniera davano del lavoro e non a sfruttamento.
È una bella avventura, tutti i giorni ci si alza. Io, tuttora, 34 anni ormai sono passati, non mi annoio. Il primo impiego a 3 chilometri in un'azienda sana, prestigiosa, necessariamente ti lega per la vita. Mi ha concesso anche di conciliare famiglia e lavoro, che è una cosa molto importante, e quindi direi che era la combinazione perfetta, insomma. Questo rappresenta per me l'ultimo giorno di lavoro e mi hanno colorato il marchio sul braccio come sono tutti i nostri capi, e questo è un segno, proprio l'ultimo giorno, che io mi porto dentro il cuore, come me lo sono portato dal primo giorno, e questo è quello che mi porto all'ultimo, e questo rimarrà sempre mio in un angolo del mio cuore. Però io poi, quando sarò vecchia, sarò nonna, sarò in pensione, potrò vantarmi di aver effettivamente fatto parte di un progetto veramente importante, veramente grande. Potrei dire che potremmo essere i Rolling Stone. Ogni tanto perdono qualche pezzo, però da 40 anni vanno avanti per la loro strada senza essere troppo influenzati da tutto il mainstream che c'è intorno e di cui comunque fanno parte. Credo che non abbiamo limiti, non so cosa succederà. Dentro il marchio Stone Island tutto può succedere, perché delle volte tante cose nascono casualmente, perché magari stai facendo una cosa e dici ma pensa, se avessi la possibilità di fare, allora cominci a elaborare e da solo ti crei l'obiettivo. Nessuno credo si alza qua dentro e abbia un obiettivo chiaro di quello che vuole raggiungere. Magari lo capti e poi lo porti avanti. E usando le parole di mio padre, mi ha detto: ricordati sempre che la cosa più bella a questo mondo è quella di insegnare. Mai dimenticarti di aver paura che ti portino via la tua paura. Tanto, se c'è uno bravo, prima o poi te la porta. Cerca invece di trovarti dei bravi collaboratori, di insegnare, di non avere gelosia, e come si suol dire, più vai avanti, più ti accorgi di quanto non sai. Mi auguro che i miei portino avanti questo concetto. Direi che ho chiuso adesso. Io sono figlio di quando ci dovevamo trovare, non c'erano i telefonini. Adesso non è che vorrei sembrare troppo vecchio, però io sono quasi 50 anni e ci si trovava lo stesso. Adesso viviamo che anche per andare a casa usiamo Google Maps. Siamo cambiati un bel po' in 30 anni. Chi ci dice che magari fra 10 anni Stone Island possa essere una cosa completamente diversa? Perché no? Sempre però fedele a se stesso. Quindi io penso che sia importante quello. Poi il risultato finale sarà quel che sarà, però per me la mentalità e la filosofia che ci sta dietro è quella che guida, perché sennò altrimenti o si va troppo al passato, quindi si rischia di essere troppo nostalgici, oppure magari si esce un po' dalla strada. Io credo che è un po' come una religione.
I know.